L'altra settimana siamo andati in merda. Una domenica mattina e c'era talmente tanta gente e siamo andati completamente in merda. Oh Telu, anche a colazione, grande, bravo. Devo dire, me ne sono accorto l'altro giorno che avevate iniziato a fare colazione, Sì, dato che finisco di lavorare la mattina, sono passato a dare un occhio e devo dire che ci sta, ci tanta sta. roba. Devo ancora assaggiare la brioche, ma Merita l'aspetto l'aspetto, promette, vero? promette. Ma poi arriverò anche alle bruschette, quella con bacon, uova. Ah, bravo, bravo, bravo. Arriverò, che sono amante del salato. Sì, eh? Ma com'è che vi è venuta di Allora, fare? abbiamo iniziato, ormai un anno fa, no, di più, perché abbiamo iniziato marzo, a marzo 2024. Allora, diciamo che in realtà il progetto è iniziato verso settembre 2023. Lì avevamo un bivio e dovevamo decidere se aprire un altro punto vendita oppure cercare di implementare il più possibile questo e cercare di capire anche quali sono le possibilità che aveva la colazione. Anche perché magari se apri il secondo punto, in alcuni posti devi per forza fare anche le colazioni, tipo in centri commerciali devi stare aperto tanto, quindi ci sta a mettere le colazioni. E quindi abbiamo deciso di provare con le colazioni, anche perché il secondo vantaggio che aveva provare le colazioni qua era che riuscivamo anche a liberarci un po' più di tempo da stare a casa la sera. Cioè la sera siamo sempre aperti, però io e mio fratello concentrandoci un po' più sulle colazioni riuscivamo a dedicare un po' di tempo a casa alle famiglie. Bisogna prendere in considerazione tutto, eh. Giusto. Quando fai quel lavoro qua devi prendere in considerazione tutto, anche perché sennò rischi di rubare troppo tempo anche a casa e non va bene. Comunque, detto questo, abbiamo iniziato col progetto e lì eravamo indecisi se trovare un fornitore esterno di colazioni oppure fare la produzione. E in fase di progetto lì abbiamo deciso, ok, proviamo a fare tutto e proviamo a farci noi tutte le paste. Quindi abbiamo iniziato a ricercare un po' in giro, abbiamo trovato una pasticcera molto brava, la Marinetta. Piano piano abbiamo iniziato a creare a creare il progetto colazioni. Abbiamo cambiato completamente il layout del locale perché avevamo bisogno del bancone, del lato esposizione. Anzi, scusami, torno un po' indietro. Abbiamo cercato un elemento che facesse da unione tra il pranzo, la cena che facevamo già e le colazioni. E l'elemento abbiamo trovato il pane. Cioè, secondo me il pane di base è Certo. l'elemento che collega i tre punti. Quindi il nostro pane lievito madre, sia a colazione con pane burro e marmellata, pane al cioccolata o bruschette, vendita del pane, perché abbiamo iniziato a fare anche la vendita del pane, e poi sempre il pane a pranzo e a cena con le nostre bruschette classiche. Quindi abbiamo cambiato il layout, abbiamo fatto l'esposizione delle brioche, abbiamo fatto appunto l'esposizione del pane, abbiamo trovato la pasticcera e l'8 marzo abbiamo detto ok via, si parte. Ed è stato figo perché abbiamo imparato qualcosa di nuovo, o meglio, le colazioni, se vai in giro, bar, così, capisci un po' come sono fatte, però da dentro comunque c'è sempre tantissimo da imparare, la caffetteria, cosa il cliente preferisce, cosa non preferisce. Cioè tipo noi davamo un pochettino per scontato le brioche, invece tantissimi vogliono le brioche a colazione, cioè noi soprattutto in Italia siamo molto legati alla brioche. Abbiamo fatto i primi giorni, i primi mesi così e così, soprattutto durante la settimana ancora facevamo un po' di fatica. Invece il weekend è andato sempre abbastanza bene, soprattutto la domenica col mercato. E abbiamo fatto la prima stagione, agosto benissimo, si lavora sempre super bene. E poi a settembre c'è stata un po' una divisione, le strade con la pasticcera si sono divise e quindi ci siamo ritrovati a trovare un fornitore esterno. Quindi adesso ci stiamo fornendo da un fornitore esterno, bravissimi tra l'altro, che si chiama Forno Integrale di Sirmione, loro numeri uno, magari un giorno li invitiamo anche qua a fare due parole. Ci fanno tutta la produzione. Noi abbiamo lavorato tanto sul prodotto, quindi croissant, farciture, abbiamo implementato molto la colazione salata. Ci siamo strutturati molto bene sul servizio, quindi cerchiamo di avere un servizio molto veloce, molto dinamico. Tra l'altro, per quanto riguarda il servizio, abbiamo provato anche lì, quando c'era in fase progettuale, dovevamo decidere se fare servizio al tavolo oppure servizio al banco. Pranzi e cene li facciamo già serviti al tavolo e secondo noi la ristorazione, cioè, diciamo che ci piace un pochettino di più la ristorazione servita al tavolo, anche perché la sera soprattutto è molto più facile con un format servito al tavolo rispetto che un format non servito.
però volevamo testare un po' come funzionava il servito al banco. E quindi abbiamo detto, con le colazioni proviamo anche il format servito al banco, che magari potrebbe servirci in futuro con altri format per la bruschetteria. E quindi anche lì è stata tutta una scoperta, cioè capire come il cliente apprezzava o non apprezzava il servizio al bancone, capire come essere veloci, dinamici, capire come non creare tanto ingorgo. Insomma, abbiamo piano piano cercato di migliorare sempre di più. Adesso, secondo me, allora, l'altra settimana siamo andati in merda. No, non l'altra settimana, un mese fa più o meno. C'è una colazione una domenica mattina e c'era talmente tanta gente e siamo andati completamente in merda. Quindi da lì abbiamo detto, ok, stop, fermi tutti, riorganizziamo tutto. Abbiamo rivisto passaggio per passaggio tutte le cose che c'erano da migliorare dopo un anno, eh. Cioè tu immaginati che abbiamo fatto un anno di colazioni e dopo un anno, appena c'è stato un weekend estivo con un po' di nuvolo, che sono quei weekend dove la gente magari evita di andare al mare, al lago e viene tutta su a fare colazione, siamo andati in merda. Quindi abbiamo rifatto tutto da capo, ripensato ad ogni step e abbiamo ottimizzato tutto. Quindi secondo me ad oggi abbiamo trovato una soluzione ottima, quindi un buon prodotto, una buona velocità, un prezzo giusto e siamo belli equilibrati. E quindi da adesso possiamo un pochettino allargarci anche con la colazione e probabilmente nei prossimi giorni partiremo con il brunch, quindi una formula un pochettino più particolare per la colazione che collega, diciamo, dalle 10 alle 12 che fa questo passaggio dalla colazione al pranzo. Secondo me tanta roba funzionerà bene, anche Eh, perché in zona non è che ce ne siano tantissimi. Secondo me il brunch anche lì è una cosa che l'abbiamo fatta in passato, che mi ricordo che nel 2000 e forse 17, 16, 17 l'avevamo fatta, però partiva dalle 12 perché il locale col pranzo partivamo dalle 12. Era una formula che funzionava, sì, ma non era così dinamica. E invece adesso secondo me diventa molto interessante perché ci siamo specializzati bene sulle colazioni, sui pranzi ormai siamo già rodati e quindi secondo me diventa proprio quella ciliegina sulla torta che ci manca. E via, dai, ti lascio assaggiare la briochina allora. Boh, Buona grazie. colazione, Delu, a presto.